Benvenuti alla quinta puntata di TG Spazio, un podcast dove parlerò delle principali notizie, indovinate di cosa? Della nazionale italiana di curling. No, non è vero, non ne so niente e quindi parlerò di spazio, ovviamente, cercando di renderlo fruibile anche a quelle persone che vogliono rimanere aggiornate su un tema affascinante e complesso su cui magari ancora sanno poco. Io sono Jonathan Roberts, fondatore di Pandascienza, e quindi che dire? Iniziamo! Anzi no! Prima di cominciare vi volevo ricordare che l'algoritmo di YouTube è un po' tiranno, quindi se vedete i miei video e vi piace il format di TG Spazio, iscrivetevi al canale, c'è il bottoncino qui sotto, idem per il like, mi aiuterete a vincere questa battaglia contro il portale cattivo. Grazie. Apriamo subito con le immagini spettacolari che ci sono arrivate il 13 febbraio dalla Florida. Perché dalla rampa 40 del Kennedy Space Center un Falcon 9 è partito portando in orbita la missione Crew 12 con la capsula Crew Dragon Freedom. L'equipaggio, composto da 2 veterani NASA, una cosmonauta Roscosmos e come vedremo tra poco un astronauta ESA, ha confermato l'ingresso in orbita stabile circa 12 minuti dopo il decollo. Il primo stadio del Falcon 9 è atterrato regolarmente sulla nuova zona di atterraggio denominata LZ40. L'attracco alla ISS è avvenuto sabato intorno alle 20 ora italiana, ma soffermiamoci soprattutto su uno dei membri dell'equipaggio. Stiamo parlando di Sophia Deneau e della sua missione ESA denominata Epsilon. Perché è così importante? Perché Sophie è la prima della classe di astronauti ESA del 2022 a volare in orbita. È il simbolo di una nuova generazione europea nello spazio. Francese, pilota collaudatore di elicotteri con oltre 3.000 ore di volo, Sophia Deneau porta sulla ISS un background operativo di altissimo livello. Il nome della missione Epsilon, quinta lettera dell'alfabeto greco, non è casuale. Rappresenta l'Europa, l'eccellenza e prosegue la tradizione delle missioni ESA come la Alpha di Thomas Pesquet e la Minerva di Samantha Cristoforetti. Ma cosa andrà a fare lassù per i prossimi 6 mesi? La missione Epsilon è densissima. Sophie sarà responsabile di oltre 30 esperimenti europei. Al centro dell'attenzione c'è la fisiologia umana. Studierà come il sistema cardiovascolare femminile reagisce alla microgravità prolungata, un dato cruciale ora che ci prepariamo a mandare donne sulla Luna con Artemis. Inoltre Epsilon si concentrerà sulla fisica dei fluidi avanzata. Sophie testerà nuove leghe metalliche che solidificano in assenza di peso, materiali che potrebbero rivoluzionare l'industria aerospaziale anche qui sulla Terra. Con la missione Epsilon, l'ESA non sta solo partecipando, sta dimostrando che l'Europa è una partner indispensabile per il futuro della Stazione Spaziale Internazionale, proprio mentre la stazione entra nella sua fase operativa finale prima del pensionamento nel 2030. Ma le buone notizie per il vecchio continente non finiscono con Sophia Deneau. Il 12 febbraio, dallo spazioporto della Guyana francese, ha debuttato con successo la versione pesante del nuovo lanciatore europeo, l'Ariane 6-4. Questa è la configurazione più potente mai costruita per l'Ariane 6, a differenza della versione 6.2 usata finora, questa monta 4 booster laterali a propellente solido, raddoppiando la capacità di carico verso l'orbita bassa, che arriva a circa 20 tonnellate. Il lancio è stato impeccabile, il secondo stadio ha rilasciato correttamente in orbita 32 satelliti per la costellazione a banda larga Amazon Leo. È un momento simbolico fondamentale, l'ESA dichiara ufficialmente chiusa la crisi dei lanciatori degli scorsi anni. Con il Vega C tornato operativo e ora l'Ariane 6-4, l'Europa ha ripristinato la sua completa autonomia nell'accesso allo spazio per ogni tipo di carico. Per Amazon, che è il più grande cliente commerciale di Arianespace con 18 voli prenotati, è un segno di grande affidabilità e lustro sul piano dei fornitori per i lanci spaziali. E ora passiamo a una notizia importante per l'economia dell'orbita bassa. Fino a ieri, quando parlavamo di missioni private verso la ISS, parlavamo sostanzialmente di un solo nome, Axiom Space. Beh, il monopolio è ufficialmente finito, visto che la NASA ha annunciato di aver selezionato la compagnia californiana VAST per gestire la sesta missione di astronauti privati, PAM-6, verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il decollo è previsto non prima dell'estate 2027 e la missione durerà circa 2 settimane. È una notizia molto importante. Axiom aveva gestito le prime 4 missioni e si è appena aggiudicata anche la quinta, prevista per gennaio 2027. Ma per la sesta, la NASA ha deciso di aprire le porte quindi a un nuovo giocatore. VAST ha piani ambiziosi, sta costruendo la stazione Haven 1, la prima stazione spaziale commerciale, che dovrebbe essere lanciata già nel primo trimestre del 2027. Mandare un equipaggio sulla ISS con una Dragon permetterà a VAST di acquisire esperienza operativa critica, proprio mentre si prepara ad accogliere clienti sulla propria stazione. Il 2027 quindi si preannuncia abbastanza affollato. A gennaio la quinta missione di Axiom, poi il debutto della stazione Haven 1 e in estate la missione VAST sulla ISS. Non sono ancora stati annunciati i nomi degli equipaggi, ma la competizione è altissima. Jonathan Sirtain di Axiom ha parlato di una sorta di oversubscription. Ci sono più clienti in fila che posti disponibili.
Ma soffermiamoci un attimo su Axiom Space, perché l'azienda con sede a Houston ha raccolto 350 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento guidato da Type One Ventures e Qatar Investment Authority. I fondi supporteranno principalmente lo sviluppo di Axiom Station, una stazione spaziale commerciale con il primo modulo, PPTM, previsto per il 2028, e verrà attraccato all'ISS, seguito da un modulo Habitat nel 2029. Il modulo Habitat però rimarrà in orbita da solo fino a quando il PPTM non verrà sganciato dall'ISS e si unirà ad esso per costituire il primo nucleo della stazione privata. Parte del denaro finanzierà anche le tute spaziali AXEMU per le missioni lunari Artemis 3 del 2027, in collaborazione con Prada. L'azienda resta fiduciosa sul programma NASA CLD nonostante i ritardi e il finanziamento riflette un passaggio verso investitori istituzionali, inclusa la partecipazione di 4IG, società ungherese di telecomunicazioni, che ha investito 100 milioni di dollari in Axiom dopo che la missione Axiom 4 ha portato un loro astronauta in orbita. Mentre l'Europa festeggia, negli Stati Uniti c'è qualche grattacapo per la United Launch Alliance. Il 12 febbraio il nuovo razzo Vulcan è decollato da Cape Canaveral per una missione militare, ma qualcosa è andato storto. Circa 30 secondi dopo il via, uno dei 4 booster laterali a propellente solido ha iniziato a emettere scintille e detriti, probabilmente per un cedimento vicino all'ugello di scarico. Il razzo ha subito una rotazione imprevista, ma il computer di bordo è riuscito a compensare la spinta simmetrica stabilizzando il volo. I booster sono stati sganciati e il resto della missione si è proseguito nominalmente fino all'orbita geostazionaria. Il carico è in salvo ed è una prova notevole della robustezza del software del Vulcan. Tuttavia è la seconda volta in 16 mesi che questi booster, GEM63XL, mostrano problemi simili. Era già successo nell'ottobre del 2024. Con circa 16 lanci in calendario per quest'anno, molti dei quali classificati di sicurezza nazionale, ULA è sotto pressione per identificare e risolvere definitivamente questo difetto strutturale. Non si può sempre contare sul pilota automatico per correggere una piccola avaria. Veniamo ora a una chicca scientifica che arriva dalle profondità della galassia e che sfida tutto ciò che pensavamo di sapere su come nascono i pianeti. Gli astronomi, utilizzando il telescopio spaziale Cheops dell'ESA e diversi osservatori a terra, hanno puntato gli occhi su una piccola stella nana rossa chiamata LHS 1903 e quello che hanno trovato è un sistema planetario che sembra letteralmente montato al contrario. Facciamo un passo indietro. Nel nostro sistema solare e nei modelli classici di formazione c'è una regola quasi ferrea. I pianeti rocciosi come la Terra e Marte stanno vicini alla stella, dove fa caldo. I giganti gassosi come Giove e Saturno si formano lontano, dove il gas e il ghiaccio possono accumularsi indisturbati. Ebbene, il sistema LHS 1903 ha deciso di ignorare il manuale. Qui abbiamo una sequenza bizzarra. Si parte con un pianeta roccioso interno seguito da 2 pianeti gassosi e poi a sorpresa un quarto pianeta esterno che è nuovamente roccioso, piccolo e denso, molto simile a Venere. È un'architettura che non dovrebbe esistere. Un pianeta roccioso così esterno, oltre i giganti gassosi, è un'anomalia assoluta. Com'è possibile? Lo studio appena pubblicato sulla prestigiosa rivista Science propone una teoria affascinante chiamata formazione inside out, ovvero dall'interno verso l'esterno. Immaginate il disco di gas e polveri attorno alla stella come un buffet. I primi 3 pianeti si sono formati in sequenza, partendo dal centro, e nel farlo hanno mangiato quasi tutto il gas disponibile. Quando è arrivato il turno del quarto pianeta, quello più esterno, il buffet era praticamente vuoto di gas, era rimasto solo polvere e materiale solido. Risultato, invece di diventare un gigante gassoso come i suoi vicini, è rimasto un piccolo mondo di roccia nuda. Questa scoperta è fondamentale perché esclude scenari di migrazione planetaria o collisioni violente. È la prova che i sistemi solari possono evolvere in modi molto più creativi di quanto i nostri modelli al computer avessero previsto. Insomma, l'universo trova sempre nuovi modi di sorprenderci e costringerci a riscrivere i libri di astronomia. Chiudiamo questa puntata con un aggiornamento fondamentale per il programma Artemis, arrivato proprio nelle ultime ore del sabato. Il 12 febbraio, senza grandi annunci, la NASA ha condotto un test di confidenza sul razzo SLS destinato alla missione Artemis 2. L'obiettivo era verificare le riparazioni effettuate alle guarnizioni del sistema di rifornimento dell'idrogeno liquido dopo le perdite che avevano costretto a interrompere il Wet Dress Rehearsal lo scorso 2 febbraio. Com'è andata? Diciamo ni. Il test è stato un successo solo parziale. Le squadre sono riuscite a caricare il parte del propellente e a raccogliere dati preziosi sull'interfaccia che aveva dato problemi, notando che le nuove guarnizioni sembravano aver tenuto nelle fasi iniziali. Tuttavia, un intoppo alle attrezzature di supporto a terra, probabilmente un filtro intasato, ha ridotto drasticamente il flusso di idrogeno verso il razzo, impedendo di riempire i serbatoi completamente e di completare tutte le verifiche previste.
L'amministratore della NASA, Jared Isaacman, ha commentato l'accaduto definendolo una mini prova generale. Ha sottolineato che nonostante il flusso ridotto non si sono ripresentate le perdite massicce viste durante il test precedente. Ora i tecnici dovranno sostituire il componente difettoso a terra. Non c'è ancora una data ufficiale per il prossimo wet dress rehearsal completo, ma l'obiettivo rimane la finestra di lancio di inizio marzo. Come ha detto lo stesso Isaacman, c'è ancora tempo e faremo tutto il necessario per garantire il successo. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuta la puntata, ricordatevi di cliccare su mi piace e lasciare un commento e, cosa più importante di tutti,